Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Euthyrox Merck Serono SpA. Ultimo aggiornamento, 27 settembre 2021. Cos'è Euthyrox? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Euthyrox durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Euthyrox? Euthyrox ha un farmaco a base del principio attivo levotiroxina sodica, appartenente alla categoria degli ormoni tiroidei e nello specifico ormoni tiroidei. È commercializzato in Italia dall'azienda Merck Serono SpA. Euthyrox può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Euthyrox 100 mcg 50 compresse, Euthyrox 112 mcg 50 compresse, Euthyrox 125 mcg 50 compresse, Euthyrox 137 mcg 50 compresse, Euthyrox 150 mcg 50 compresse, Euthyrox 175 mcg 50 compresse, Euthyrox 200 mcg 50 compresse, Euthyrox 25 mcg 50 compresse, Euthyrox 50 mcg 50 compresse, Euthyrox 75 mcg 50 compresse, Euthyrox 88 mcg 50 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Serono SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: levotiroxina sodica. Gruppo terapeutico: ormoni tiroidei. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: stati di ipotiroidismo, gozzo, profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso di terapia con antitiroidei. Posologia: è sempre consigliabile un accurato controllo del trattamento da parte del medico, che adeguerà le dosi e la durata della terapia secondo le necessità del singolo paziente. Da assumere preferibilmente con un sorso d'acqua al mattino, a digiuno. Posologia: in linea di massima lo schema posologico A. Gozzo: adulti 100, 150, 200 microgrammi al giorno. Ragazzi, fino a 14 anni, 50, 100, 150 microgrammi al giorno. Profilassi di recidive dopo strumectomia, 100 microgrammi al giorno. Ipofunzione tiroidea. Adulti, 50 microgrammi al giorno come dose iniziale, per circa 2 settimane. Aumento della dose giornaliera di 50 microgrammi ad intervalli di 14-15 giorni circa, fino alla dose di mantenimento di 100, 200, 300 microgrammi al giorno. In media 2-5 microgrammi/chilogrammi peso corporeo al giorno. Popolazioni speciali. È richiesta particolare cautela quando viene iniziata una terapia con gli ormoni tiroidei nei pazienti anziani, nei pazienti con malattia coronarica e nei pazienti con ipotiroidismo grave o cronico, vale a dire somministrare una dose iniziale bassa, ad esempio 12,5 microgrammi/giorno, che successivamente deve essere aumentata lentamente e ad intervalli di tempo lunghi, ad esempio un incremento graduale di 12,5 microgrammi/giorno ogni 2 settimane, e con un monitoraggio frequente degli ormoni tiroidei. Pertanto deve essere presa in considerazione la somministrazione di una dose che sia inferiore a quella richiesta per la terapia sostitutiva completa, che determina una completa correzione del valore di TSH. L'esperienza ha dimostrato che una dose inferiore è sufficiente nei pazienti di basso peso e nei pazienti con gozzo nodulare voluminoso. Popolazione pediatrica. La dose di mantenimento è generalmente compresa tra 100 e 150 microgrammi per mA di superficie corporea. Per neonati e lattanti con ipotiroidismo congenito, nei quali la sostituzione rapida è importante, la dose iniziale raccomandata è di 10-15 microgrammi per chilogrammi di peso corporeo al giorno per i primi 3 mesi. Successivamente, la dose deve essere aggiustata individualmente in base ai risultati clinici e ai valori dell'ormone tiroideo e del TSH. Per i bambini con ipotiroidismo acquisito, la dose iniziale raccomandata è di 12-5-50 microgrammi al giorno. La dose deve essere aumentata gradualmente da ogni 2 fino a 4 settimane in base ai risultati clinici e ai valori ormonali tiroidei e del TSH fino a che non sia raggiunta la dose di sostituzione completa. Modo di somministrazione. Ai lattanti deve essere somministrata l'intera dose giornaliera almeno 30 minuti prima del primo pasto della giornata.
Le compresse devono essere sciolte in poca acqua, da 10 a 15 ml, e la sospensione ottenuta, che deve essere preparata al momento dell'uso secondo necessità, deve essere somministrata con un'ulteriore aggiunta di liquido, da 5 a 10 ml. Flogosi tiroidea. 100-150 microgrammi al giorno. In corso di terapia con antitiroidei, sarà sufficiente la somministrazione di 50-100 microgrammi al giorno. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Insufficienza surrenalica non trattata, insufficienza ipofisaria non trattata e tireotossicosi non trattata. Ipertiroidismo non trattato. Il trattamento con Euthyrox non deve essere iniziato nell'infarto miocardico acuto, nella miocardite acuta e nella pancardite. L'associazione di levotiroxina e di un farmaco antitiroideo per l'ipertiroidismo è controindicata durante la gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il prodotto va usato con cautela e sotto stretto controllo medico. Prima di iniziare una terapia con ormoni tiroidei, o prima di eseguire un test di soppressione tiroidea, bisogna escludere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. All'inizio della terapia con Euthyrox, in diabetici trattati con insulina o con ipoglicemizzanti orali e in pazienti in terapia anticoagulante, dovranno essere sistematicamente effettuati controlli di laboratorio per evidenziare eventuali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Euthyrox insieme ad altri farmaci come Eurosky Exaltea Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Euthyrox durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Euthyrox durante la gravidanza e l'allattamento? Il trattamento con la levotiroxina deve essere praticato costantemente, specialmente durante la gravidanza e l'allattamento. I dosaggi necessari possono anche aumentare durante la gravidanza. Poiché copyright gli aumenti di TSH sierico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono noti effetti sulla capacità di guidare i veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, a causa della possibile insorgenza di cefalea, si consiglia prudenza nella guida di veicoli o nello svolgimento di attività che richiedono particolare vigilanza. Effetti indesiderati. Nel corso della terapia con levotiroxina devono essere monitorati gli opportuni parametri clinici e di laboratorio. Quando il limite di tollerabilità individuale alla levotiroxina sodica viene superato o dopo vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il livello elevato di T3 è un indicatore di sovradosaggio più affidabile che non livelli elevati di T4 o FT4. Dopo un sovradosaggio si manifestano i sintomi di una brusca accelerazione del metabolismo. In caso di sovradosaggio, si consiglia di sospendere il trattamento con le compresse e di eseguire gli opportuni esami. La sintomatologia dovuta ad effetti beta-simpaticomimetici intensi, quali tachicardia, ansia, agitazione ed ipercinesia può essere migliorata da un beta-bloccante. La plasmaferesi può essere di aiuto nel caso di dosi massicce. In pazienti predisposti sono stati riportati casi isolati di convulsioni quando è stato superato il limite individuale di tolleranza. Nei casi di avvelenamento, tentativi di suicidio, nell'uomo, dosi pari a 10 mg di levotiroxina sono state tollerate senza complicazioni. Sono stati riportati diversi casi di morte improvvisa per arresto cardiaco in pazienti con una storia di abuso che durava da parecchi anni. Un sovradosaggio di levotiroxina può provocare ipertiroidismo e può causare sintomi di psicosi acuta, specialmente nei pazienti a rischio di disturbi psicotici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ormoni tiroidei. Codice ATC. H03A01. Euthyrox contiene levotiroxina pura. L'attività ormonale della tiroide viene esplicata dai derivati aminoacidici iodati della tironina, cioè la levotiroxina, T4, e la triodotironina, proprietà farmacocinetiche. La levotiroxina viene rapidamente assorbita in modo incompleto nel tratto superiore dell'intestino tenue. Il suo legame con le proteine plasmatiche è quasi completo. La quota libera è di 0,05%. Dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. La levotiroxina presenta una tossicità acuta molto bassa. Tossicità cronica. La tossicità cronica della levotiroxina è stata studiata in varie specie animali, ratto, cane.
A dosi elevate sono: elenco degli eccipienti: amido di mais, acido citrico, gelatina, crosscarmellosa sodica, magnesio stearato, mannitolo e 421 farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Euthyrox a base di levotiroxina sodica sono: levotiroxina Aristo, levotiroxina Teva. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.